Ma voi non siete italiani, voi siete crucchi? Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi abbiamo un ospite speciale, Fatma. Fatma oggi è qui con noi per raccontarci una storia molto interessante di una delle regioni italiane, il Trentino Alto Adige. Ciao Fatma, come stai e di dove sei? Ciao Giulia, io sto bene, grazie. Io sono nata e cresciuta in Italia. Quando avevo 1 anno mi sono trasferita da Saronno, che è in Lombardia, in Alto Adige, a Merano. Il Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale dell'Italia settentrionale ed è divisa fra le province autonome di Trento e Bolzano, dove il Trentino fa capo alla provincia di Trento e l'Alto Adige fa capo alla provincia di Bolzano. I miei genitori hanno origini curde, quindi oltre a parlare l'italiano, tedesco e inglese, parlo anche il curdo e il turco. Hai dato per scontato che parli il tedesco, ma come mai? In Alto Adige il tedesco è una lingua ufficiale. Io frequentavo sempre la scuola tedesca e avevo anche compagni che non potevano parlare bene l'italiano. Quindi non è scontato che tutti parlano l'italiano in Alto Adige, anche se viviamo tutti in Italia. Per esempio, a Bolzano il 70% della popolazione appartiene al gruppo linguistico italiano, mentre a Merano, dove vivo io, metà della popolazione appartiene al gruppo linguistico tedesco e l'altra metà appartiene al gruppo linguistico italiano. Tu hai detto che hai frequentato la scuola tedesca, ma quindi viene anche insegnato l'italiano? Sì, nelle scuole tedesche viene insegnato l'italiano come seconda lingua perché danno tanta importanza che noi ci integriamo alla società italiana, perché viviamo in Italia e dobbiamo sapere questa lingua. Però nelle scuole italiane invece non danno molta importanza ad insegnare il tedesco. Così è un po' raro trovare uno che ha frequentato la scuola italiana che parli anche bene il tedesco. E tu a che gruppo linguistico appartieni? Al gruppo linguistico tedesco oppure italiano? In Alto Adige, quando compi 18 anni, devi dichiarare a quale gruppo linguistico appartieni. Io appartengo al gruppo linguistico tedesco perché frequentavo sempre la scuola tedesca e parlo meglio il tedesco che l'italiano. Per lavorare nel pubblico devi avere il patentino di bilinguismo. È difficile trovare un lavoro in Alto Adige se non sai entrambe le lingue. Devi essere molto fortunato di trovare un lavoro se sai solo il tedesco o l'italiano. Ora veniamo alla domanda cruciale del video. Ma perché in Alto Adige, che fa parte dell'Italia, si parla il tedesco? Perché l'Alto Adige nel passato faceva parte dell'Austria. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, con la sconfitta dell'impero austro-ungarico, questo territorio è passato all'Italia e così cominciava anche l'italianizzazione durante il fascismo. Che cosa si intende per italianizzazione? Con italianizzazione si intende che in quel periodo gli altoatesini non potevano più parlare il tedesco, dovevano anche cambiare i loro cognomi e avere cognomi italiani o anche i nomi, non potevano insegnare più il tedesco alle scuole e se lo facevano sempre in segreto perché alla fine gli altoatesini ci tenevano alle loro tradizioni, però era vietato vivere la loro cultura. In questo periodo Mussolini anche ha dato vantaggi agli italiani che si trasferivano in Alto Adige per italianizzare tutto il territorio. Per esempio, potevano avere una bella casa, un bel lavoro. Poi c'era anche l'opzione dove gli altoatesini dovevano decidere se vogliono lottare con la Germania, con Hitler, o se vogliono stare in Italia, però dovevano italianizzarsi. Vuol dire che dovevano cambiare il nome, parlare l'italiano e dimenticare tutta la loro cultura. Vivendo in un contesto plurilingue, com'è la convivenza tra i due gruppi linguistici?
Nel passato ci sono stati sicuramente dei conflitti tra i due gruppi linguistici, però oggi, da quello che noto io, non ci sono più questi problemi perché si sa come convivere insieme. Però ogni tanto succede che c'è un italiano che dice: ma voi non siete italiani, voi siete crucchi. Attenzione! Il termine crucco viene utilizzato in modo dispregiativo o ironico nei confronti di persone di lingua tedesca. O ci sono altoatesini che non si sentono italiani e dicono: no, noi siamo austriaci. Ogni tanto succede. Molto interessante sapere che con il tempo i due gruppi linguistici hanno cominciato a convivere e ad apprezzarsi. Ma tu, Fatma, conoscendo tutte queste lingue, non ti confondi? Sì, ovvio che mi confondo. Ogni tanto faccio anche errori in italiano o in tedesco. Ma guarda che c'è anche un'altra lingua in Alto Adige, il ladino. Il ladino è una lingua ufficiale in Italia che viene parlato in Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Una volta avevo incontrato una signora che mi raccontava della sua storia. Lei era ladina e mi diceva che lei si sentiva a scuola come straniera. Quando lei è trasferita da Val Gardena a Bolzano, lei si sentiva come straniera, anche se è italiana. Quindi diciamo una signora molto fedele alle sue origini. Un'ultima domanda. Nella tua regione i cartelli stradali e tutti i segnali sono in italiano oppure in tedesco? I cartelli stradali sono in entrambe le lingue, sia tedesco che italiano. Benissimo Fatma, ti ringrazio per questa bellissima intervista e per aver rilasciato così tante informazioni utili e interessanti. È stato un piacere averti qui con noi. Grazie a te Giulia e grazie a voi che avete guardato il video. Ciao! Ciao!